facciamo quando siamo di ritorno da Toronto domani e abbiamo tempo alle cascate, e poi a Washington abbiamo anche il giro della città che facciamo giovedì mattina. Adesso siamo di nuovo nello stato di New York e stiamo viaggiando lungo l'autostrada 17 che ci porta ad Elmira in circa 45 minuti. On the left you see a series of hills that are a natural boundary between New York and Pennsylvania called the Southern Tier. Links man sieht eine Reihe von Hügeln, das ist eine naturale Grenze zwischen die Bundesstaat New York und Pennsylvania. Das steht nicht weit auf der anderen Seite links, und das ist der sogenannte südliche Hügel genannt, the Southern Tier. Vediamo una serie di colline a sinistra che è un confine naturale tra Stato di New York e Stato di Pennsylvania, che si chiama le colline del sud, che stiamo costeggiando. New York è lo stato imperiale e la capitale è la città di Albany, New York, a circa 2 ore e 30 minuti a nord dello stato di New York, la grande città con 8 milioni di abitanti. La popolazione dello stato arriva a 20 milioni, che fa dello stato di New York il terzo stato più popolato degli Stati Uniti, dopo California con 36 milioni di abitanti e Texas con 24 milioni arriva allo stato di New York. Abbiamo una popolazione nazionale di 320 milioni di americani. Über sie und wo sie findet Platz in unserer Rundereise. Adesso vorrei parlare delle gite facoltative che abbiamo come possibilità. Sono 4 e ho fatto la lista che adesso faccio girare dopo aver spiegato dove si trovano nel contesto dell'itinerario che facciamo e cosa comprendono. The first is this evening, and that will be dinner at the Skylon Tower. The Skylon Tower is on the Canadian side of the falls, and it's 160 meters high. That's about 55 stories. It's a revolving restaurant. You see the illumination of the falls, and dinner is very good, very elegant. There is salmon or steak. You can also order chicken if you prefer chicken. The cost of the dinner is $49, but if you take the steak, it's just a little bit more, $51. So we should be getting to the
hotel by about 6, and we would go to dinner about 8 o'clock tonight and be home by 10:30. Tomorrow morning we will be leaving early at 7:30 and driving around Lake Ontario to Toronto, and our first stop there is the CN Tower, another tower twice as tall as the tower in Niagara. That's 380 meters tall, and there is a glass floor there, one of the main attractions of the CN Tower, and you see the lake and you see the city, and you see the many 60-story skyscrapers that there are in Toronto below the level of the 380 story outlook that you have, and that costs $27. Then after that we will be leaving, we will be taking a tour of the downtown Toronto, and we will stop for lunch by City Hall at the Eaton Center, and then at 1 o'clock we will leave and drive back to Niagara Falls, where we have the journey behind the falls and the visit of the falls. Tomorrow evening you will be free, and we will be leaving early on Wednesday morning to drive to Washington. Okay, I'll pick up with the second half of this later. Okay, jetzt wir gehen a Elmira per il pranzo, poi abbiamo il resto della giornata che ci porta verso Niagara. Arriviamo al confine, scendiamo, facciamo timbrare i passaporti e arriviamo in albergo, dove dovremo essere tra le 5 e le 6 stasera. Stasera c'è la possibilità della prima gita facoltativa, che sarebbe di visitare la torre Skyline, 160 metri sopra il livello delle cascate, l'equivalente di 55 piani di altezza. È un ristorante girevole e la cena è molto buona. Il salmone inizia con l'insalata, poi c'è salmone contorno e poi c'è un dolce, c'è acqua e c'è caffè, compreso nel costo di $49. Se volete invece la bistecca costa un po' di più, $51. Non è compreso la consumazione a parte caffè e acqua, e se volete prendere un vino, una birra, ordinate al cameriere e pagate direttamente a lui. Il resto è tutto compreso nel costo della cena. Domani ci alziamo presto, alle 7:30 facciamo il giro del lago per arrivare a Toronto, e verso le 10 la prima attività sarà la possibilità di salire in alto alla torre CN, un simbolo della Toronto moderna, che va fino a 380 metri, dove c'è l'osservatorio. C'è anche il pavimento di vetro, che è una delle attrazioni principali di questa visita, che c'è tutto un pavimento trasparente e uno cammina sopra se vuole. C'è chi sta ai margini a guardare. I bambini amano questo perché non hanno paura e si buttano sopra perché sono sicuri e possono ben essere sicuri di non cadere, ma l'effetto di guardare giù 380 metri è qualcosa di notevole. E poi la vista dall'osservatorio si può fare tutto il giro, e ci sono i grattacieli della città, e c'è il lago che si stende accanto alla città, e ci sono tanti edifici alti che stanno al di sotto del livello della visita, perché siamo a circa 100 metri più alto dei grattacieli, che sono per una media di 200 a 300 metri, i grattacieli principali del centro della città. Allora questa visita costa $27, e poi dopo che ci riuniamo dopo la torre CN facciamo una visita dal centro della città di Toronto e finiamo accanto al municipio, dove ci fermiamo a pranzo al centro commerciale Eaton, e a l'1 ripartiamo per tornare a Niagara,
dove abbiamo l'attrazione il viaggio dietro alle cascate, compreso nel nostro itinerario. Durante la stagione invernale non c'è il battello famoso, che non inizia che alla fine di maggio. Abbiamo così quest'altra attrazione, il viaggio dietro alle cascate e il tempo di fare una passeggiata lungo le cascate. Domani sera è a disposizione e siamo a 2 passi in albergo alle cascate, dove potete tornare a guardarle. E poi mercoledì presto alle 7 partiamo, perché abbiamo 700 km di viaggio da fare per arrivare a Washington. E adesso faccio la presentazione delle altre 2 gite nel contesto della visita a Washington. Scusate. Richtung Westens und in 10 Minuten ungefähr wir machen unseren Aufenthalt. Adesso siamo diretti verso la città di Buffalo e fra 10 minuti facciamo una sosta. So we're now headed in the direction of Buffalo, going west, and in about 10 minutes we will be making our rest stop. This is a toll road, whereas most interstates are free. Here there's a toll to be paid. So hier ist ein Geburautobahn und wir Stavo dicendo che è andata lì. è andata una mia amica una settimana dopo il fatto. Sì. Ha detto che era una cosa, faceva un'impressione. Perché Detta nitida, toglie. faceva veramente un'impressione, ha detto che si vedeva proprio le macerie per terra, il pezzo di grattacielo tagliato in 2. Sì. Sì. Ok, adesso fa un po', secondo me fa un po' un'impressione. Ontario è sceso di 100 metri. Poi l'acqua che arrivava col fiume Niagara ha cominciato a cadere e con questa caduta di acqua ha cominciato a scavare una gola nel fiume, nel letto del fiume, tracciando il percorso delle cascate che noi vediamo adesso 11 km più vicino all'acqua più alta del lago Erie, dove cadono adesso. E allora questa è la spiegazione delle cascate, che il lago Ontario è sceso di 100 metri, costringendo l'acqua a cadere, e cadendo la sua forza ha fatto l'erosione, andando sempre verso il livello più alto da dove vengono le acque del fiume Niagara, dal lago Erie. I grandi laghi sono 5. E a ovest c'è il lago Superiore, c'è il lago Michigan, il lago Urone, e sono tutti collegati. Le acque poi vanno dal lago Urone, passando per la città di Detroit, nel lago Erie, e qui corrono verso il mare tramite il fiume Niagara e il lago Ontario. Poi scendono ancora col fiume San Lorenzo e arrivano al mare già molto misti con l'acqua salata dal mare, però a questo punto è tutta acqua dolce. I grandi laghi costituiscono 20% di tutta l'acqua dolce della terra. Allora è una fonte ricca di acqua e anche una via marittima di prima importanza per la regione Stati Uniti e Canada. The Falls and
then in the middle there's a small goat island, and then there's the big impressive Horseshoe Falls, 675 meters around and 55 meters high. Gibt es zwei Fälle jetzt. Sie haben sich getrennt an beiden Seiten der Käferinsel, die amerikanische Fälle und dann der berühmte Hufeisen, das ist 675 Meter und 55 meter hoch. Sono adesso divise in due le cascate. L'acqua che arriva dal lago Erie va attorno a una piccola isola. Da un lato ci sono le cascate americane e dall'altro lato le cascate canadesi, che sono il ferro a cavallo di 675 metri e di 55 metri di altezza. Davanti a noi cominciamo a vedere gli alberghi e fra poco o da più vicino magari vedremo anche la nebbia che si alza dalle cascate. In front of us in the distance we see the buildings that are on the Canadian side of the falls, and when we get to the falls we'll see the mist that's coming up from the falls. Jetzt wir überqueren eine Insel, das ist große Insel in der Mitte der Niagara Fluss, und am Ende wir sehen un po' l'erosione che ha creato la gola che sta l'altro lato del ponte, che è stato scavato dal passaggio delle cascate. When we get to the Rainbow Bridge, we will see on one side the gorge created by the passage of the falls, and on the left side we'll have an ensemble view of the American Falls and the Canadian Falls. Also wir sind an der Regenbogenbrücke. Wir sehen auf einer Seite den Schlucht, das war geschaffen von der Passage der Fälle, und auf der linken Seite eine Gesamtaussicht über die amerikanische Fälle und die kanadische Hufeisen. In addition to the history of the falls as a geological phenomenon, there is also the industrial history of the falls as the origin of the electrical generating industry. From the beginning, people tried to use the power of the falls. There were electrical plants here at the end of the 19th century. Then there was a famous scientist by the name of Nikola Tesla from Croatia, who understood that to send long distances, electricity has to be an alternating current. And so you will see lots of cables here, and so Niagara has as one of its main economic motors the generation of electricity, which is on both sides public. On the New York State side, there's a generating plant operated by New York State, and on the Canadian side, there's the Ontario generating plant operated by the province of Ontario. In mehr als die mandare l'elettricità generata si doveva alternare il corrente, e questo era l'origine dell'industria dell'elettricità. Qui vediamo vari cavi, e ai due lati del fiume Niagara ci sono delle centrali sotto la gestione pubblica dello Stato di New York a questo lato, e sotto la provincia di Canada, Ontario, dall'altro. Adesso cominciamo a vedere un po' della nebbia a sinistra in fondo, di fronte alle alberghi. You can see some of the mist on the left in front of the skyline of the falls. Wir sehen ein Teil der Gischt der Fälle, das steht links vor die Hotels. Where you see the tower to the right of all the buildings is the Skyline Tower, where we will be having dinner this evening. Wo Sie sehen, der Turm, das steht rechts von die Hochhotels. Auf der kanadischen Seite ist der Skyline-Turm, wo wir gehen zum Abendessen heute Abend. Dove vedete la torre, che sta un po' separata dal gruppo degli alberghi più alti delle cascate, c'è una torre con un osservatorio in alto, e questa è la torre Skyline.
dove noi andiamo a cenare nel ristorante girevole stasera. Già a sinistra abbiamo territorio canadese e la provincia di Ontario, oltre il fiume adesso. Wir haben schon kanadische Land auf der linken Seite gegenüber von uns, das ist schon die Provinz von Ontario. Vediamo già la terra canadese qui a sinistra, oltre il fiume. So that's Ontario over on the left side. You see a lot of industry, particularly the petrochemical industry that uses a lot of the electricity that's produced here for the conversions that they make. Man sieht viele Industrie hier in der Gegend der Fälle. Sie brauchen viele der Strom in die Transformationen in der Fach der Petrochemie, und hier wir haben ein Teil dieser Industrie. Vediamo una presenza consistente industriale, soprattutto l'industria petrochimica che usa molto l'elettricità per le varie trasformazioni che fanno nel campo della petrochimica, e hanno una fonte a disposizione qui vicino alle cascate. Water that's coming from the Niagara River is coming this far. Half of it is then deviated through tunnels to the generating plants that are on both the American and the Canadian side, and then go back in after they've gone through the generating plants into the water that goes to Lake Ontario. So the water of the Niagara Falls is not as strong as it was before the century of electricity production that has been taking place here. What you see over in the middle of the river is a half bridge with gates that can open and close and therefore regulate the power of the water going over the falls. Das ist auch, gibt es ein Casino, nicht weit von wo steht unser Hotel. Das ist unter der Regierung der Provinz von Ontario. Questo edificio, l'unico alto dal lato americano, meno sviluppato dal lato canadese, è un casino dove è permesso il gioco perché è sotto la gestione e la giurisdizione territoriale degli indiani, che hanno un statuto di extraterritorialità, perciò si può fare il gioco che altrimenti non è permesso, e loro hanno sviluppato questo casino Seneca Niagara Casino, che hanno anche fatto in varie altre parti degli Stati Uniti, una fonte per la comunità degli indiani e il gioco. E di fronte dall'altro lato c'è anche un grande casino dalla provincia di Ontario, gestito dai canadesi e che è legalizzato da una legge speciale per la provincia canadese di Ontario, che usa le fonti per finanziare programmi educativi.